Immagina di essere intrappolato in un piccolo compartimento metallico, sigillato ermeticamente. Ti trovi a bordo di un sottomarino, bloccato sul fondo dell'oceano. Intorno a te puoi sentire il metallo che geme, l'acqua che scorre rapidamente e i colpi contro lo scafo da parte della squadra di soccorso che sta cercando di liberarti. Allo stesso tempo, tu e gli altri uomini intorno a te rimanete perfettamente silenziosi, impossibilitati a parlare per non esaurire l'aria prima che i soccorritori arrivino. Questo è esattamente ciò che accadde all'equipaggio di un sottomarino militare nel 1953 e questa è la loro storia, davvero terrificante. La storia marittima, che si è sviluppata nel corso dei secoli e persino millenni di navigazione, ha prodotto alcune delle narrazioni più affascinanti di vittorie, così come altrettanto orribili tragedie sui mari. Nel corso di questa storia, pescatori, esploratori, commercianti e personale navale hanno o conquistato i mari o trovato la morte negli oceani implacabili del mondo. E, indipendentemente dal loro mestiere, i marinai di tutte le epoche sembrano condividere una caratteristica comune: la fede nella fortuna. I marinai, infatti, sono storicamente conosciuti per essere un gruppo superstizioso. In effetti, non è facile trovare molti gruppi di persone con altrettante credenze superstiziose come quelli che hanno trascorso un tempo significativo in mare. Queste credenze spaziano da quelle più stravaganti a quelle più ridicole. Ma non importa quanto una superstizione possa sembrare irrazionale a chi sta all'esterno. L'adesione rituale a queste credenze significava la differenza tra vita e morte nella mente di molti marinai. Qualcosa di semplice, come salire a bordo di una nave con il piede sinistro o usare le parole annegare o maiale mentre sei in mare, potrebbe teoricamente portare sfortuna a una nave. Nel frattempo, si crede che la buona fortuna arrivi ai marinai che hanno tatuaggi, possiedono un gatto nero o che gettano una vecchia scarpa in mare. Qualunque sia il caso, non importa quale sia l'abitudine, la routine o la pratica, l'obiettivo è allontanare la sfortuna in mare. Ma purtroppo, per coloro che si trovano su una nave destinata a un destino tragico fin dall'inizio, non c'è abbastanza fortuna nel mondo che possa evitarlo. La mattina del 4 aprile 1953, un sottomarino chiamato Dunlupinar entrò nello stretto dei Dardanelli. Questo stretto separa il territorio turco in Asia dal resto del paese, situato sulla sponda europea. Il sottomarino era considerato all'avanguardia e aveva già vissuto una vita precedente come USS Blower, un sottomarino della classe Balao, costruito e commissionato dalla Marina degli Stati Uniti. I sottomarini della classe Balao offrivano un design complessivo migliore rispetto alle generazioni precedenti, senza però modificare troppo gli interni, in modo che gli operatori non dovessero essere rieducati. Il punto di orgoglio principale di questa classe di sottomarini era l'uso di acciaio più spesso e resistente nella carena e nelle strutture. Di conseguenza, questi sottomarini potevano scendere regolarmente fino a 120 metri di profondità, risultando tra i più avanzati del loro tempo. Prima di essere rinominato, l'USS Blower aveva completato 3 pattugliamenti durante la Seconda Guerra Mondiale prima di essere dismesso nel 1950 e ceduto alla Marina turca, che lo ribattezzò TCG Dunlupinar. Quella notte, il sottomarino aveva appena concluso un esercizio di addestramento nel Mar Mediterraneo insieme a un altro sottomarino turco e entrambi si stavano dirigendo verso la sede della Marina turca sulla costa del Mar di Marmara. Durante il viaggio lungo la superficie, il tempo inclemente di quella notte stava creando preoccupazione tra gli equipaggi, poiché una fitta nebbia e l'assenza di luna rendevano la visibilità estremamente bassa. Alle 2:10 del mattino del 4 aprile, i sottomarini si stavano avvicinando a una sezione dello stretto vicino alla città di Çanakkale. Questa particolare zona richiedeva estrema cautela e concentrazione da parte di qualsiasi nave in navigazione. Questo perché lo stretto in quella parte era molto più stretto rispetto ad altre zone, misurando solo 1 chilometro di larghezza.
con correnti molto forti e spazi limitati per manovrare. Inoltre quella zona era una delle principali rotte di traffico marittimo, spesso congestionata. Nei primi mesi del 1953 il sottomarino aveva svolto un eccellente servizio per la marina turca, ma in un attimo, nelle prime ore del 4 aprile, tutto cambiò. Entrando in quella sezione dello stretto dalla direzione opposta, si trovava una nave mercantile civile svedese, la Naboland, che stava viaggiando troppo velocemente, sia a causa delle condizioni meteo che della pericolosità di quella porzione di acqua. Mentre il sottomarino si avvicinava a una curva cieca, dove una sporgenza di terra si estendeva verso cui stava navigando, improvvisamente fu subito chiaro, dal loro percorso, che erano in rotta di collisione diretta con il lato destro dello scafo del sottomarino. Realizzato questo, il sottomarino ebbe pochissimo tempo per manovrare, quindi uno degli ufficiali ordinò di girare a destra, convinto che potessero passare tra la Naboland e le coste orientali dello stretto. Tuttavia, questa manovra doveva essere eseguita con la massima cautela, perché esisteva una seria minaccia di incagliare il sottomarino nei bassi fondali del canale. Nel frattempo, quando il comandante del sottomarino si svegliò durante l'annuncio della manovra, corse fuori dalla sua cabina per capire cosa stesse succedendo. Una volta raggiunta la sala di controllo e messo al corrente della situazione, annullò l'ordine del suo ufficiale e ordinò di girare bruscamente a sinistra per evitare sia la costa che la Naboland. Purtroppo, questa correzione si rivelò una decisione errata. Nel buio completo, la Naboland colpì il lato destro del sottomarino con una violenza tale che il suono fu udito da navi ancorate in un porto, quasi a 6 chilometri di distanza. Quando ciò accadde, 8 membri dell'equipaggio che si trovavano sul ponte furono sbalzati fuori dal sottomarino e, orribilmente, 2 di loro furono gettati direttamente contro il fianco della Naboland, morendo sul colpo. All'interno del sottomarino scoppiò il caos totale. La collisione aveva causato un grande buco nella sala siluro a prua e l'acqua cominciò a inondare così velocemente che quasi immediatamente il sottomarino iniziò a scendere rapidamente verso il fondo del canale. Tutto accadde così in fretta che solo 22 dei 81 marinai a bordo del sottomarino riuscirono a sigillarsi nella sala siluro stagna a poppa. Gli altri persero la vita nella collisione o annegando, mentre il sottomarino affondava, riempiendosi rapidamente d'acqua. Quando il sottomarino affondò sul fondo, gli uomini nella sala siluro sentirono un'esplosione provenire dal compartimento centrale, mentre venivano catapultati nel buio totale. Il sottomarino perse immediatamente tutta l'elettricità e i sistemi di comunicazione e pochi istanti dopo si fermò bruscamente sul fondo, dove tutto divenne incredibilmente silenzioso. Nelle vicinanze, nello stretto, una piccola imbarcazione che si trovava nella zona non vide la collisione a causa della scarsa visibilità di quella notte, ma il suono era inconfondibile. Qualunque cosa fosse accaduta, i pochi membri dell'equipaggio a bordo sapevano che doveva trattarsi di qualcosa di grave. La barca si diresse quindi verso un porto vicino, dove una nave della dogana turca era ancorata. Gli uomini a bordo della piccola imbarcazione riuscirono ad attirare l'attenzione della nave della dogana, informandoli di ciò che avevano udito. Ci volle del tempo affinché una nave di quelle dimensioni si mettesse in movimento verso il suono della collisione, specialmente con l'ancora calata, ma i preparativi iniziarono immediatamente. Nel frattempo, l'equipaggio della Naboland stava abbassando freneticamente le scialuppe di salvataggio in acqua, con membri dell'equipaggio a bordo di ciascuna di esse. Fortunatamente, anche se la collisione con il sottomarino aveva danneggiato la Naboland, non fu sufficiente per ordinare l'abbandono della nave. Al contrario, le scialuppe vennero abbassate nel tentativo di salvare chiunque fosse riuscito a uscire dal sottomarino. Purtroppo, solo un membro dell'equipaggio che si trovava a bordo del sottomarino al momento della collisione riuscì a nuotare fuori e provò a raggiungere la superficie, ma anche per lui la distanza era troppo lunga per percorrerla in un unico respiro ansioso e morì annegato
Prima di riuscire ad emergere, altri 5 degli 8 uomini che si trovavano sul ponte al momento dell'incidente furono salvati dalle scialuppe in acqua, ma oltre a loro non c'era nessun altro da salvare. Quando il sole sorse quella mattina, la nave della dogana turca raggiunse finalmente il sito dell'incidente e trovò una scena frenetica. I razzi di segnalazione volavano, uomini gridavano, le scialuppe di salvataggio della Naboland erano ovunque e i giubbotti di salvataggio erano stati gettati in acqua nel caso qualcuno fosse riuscito a raggiungere la superficie. Nel frattempo, la fitta nebbia, che si era combinata con il buio per ridurre la visibilità a pochi metri nelle ore precedenti, si era finalmente dissolta, permettendo di vedere oltre una manciata di metri davanti alla nave. Così, alla prima luce del mattino, uno dei membri dell'equipaggio della nave della dogana vide un bozzolo di emergenza vicino al punto in cui era stato sentito il suono. Poco prima, quando il sottomarino toccò il fondo, un sottufficiale di bordo di nome Selami Özben aveva rilasciato quello che viene chiamato un bozzolo di comunicazione di emergenza. Tra il sottomarino e il bozzolo c'era una corda che poteva essere utilizzata per comunicare tra il sottomarino e chi si trovava in superficie. Il bozzolo aveva anche una botola che poteva essere aperta per accedere a un telefono. Prima di rilasciarlo, Selami aveva scritto un biglietto sul lato del bozzolo per identificare il sottomarino, informando chiunque lo avesse trovato che era possibile comunicare tramite il telefono. In superficie, Selim Yoludus era il secondo ingegnere della nave della dogana, ma fu il primo a raggiungere il bozzolo. Aprì la botola e sollevò il telefono, collegandosi immediatamente con Selami, che gli diede il resoconto della situazione. Selami spiegò quindi che il sottomarino si trovava sul fondo del canale, inclinato di 15 gradi verso il lato destro, con 22 uomini vivi e intrappolati nella sala siluro a poppa. Selami disse poi a Selim che la profondità stimata era di quasi 90 metri e la gravità della situazione divenne immediatamente evidente. Come ci si può aspettare, il soccorso di un sottomarino è complicato, soprattutto alla profondità in cui si trovava il Dumlupinar. Ma sebbene fosse una prospettiva difficile, non era affatto senza precedenti. Meno di 15 anni prima, come abbiamo già trattato nel canale, l'USS Squalus era rimasto intrappolato a 76 metri sotto l'oceano dopo che alcune delle sue valvole non si erano chiuse correttamente durante un'immersione. Usando un veicolo chiamato Camera di Soccorso per Sottomarini, SRC, 33 membri dell'equipaggio tornarono in superficie giusto in tempo, prima che l'ossigeno nel sottomarino finisse. Allo stesso tempo, non era affatto sicuro che tutti sarebbero riusciti a salvarsi. Il processo, sebbene relativamente semplice, non è un compito facile in alcun modo. La SRC somiglia a un bicchiere da vino capovolto senza stelo e alla sua base c'è una botola stagna. I subacquei scesero al Squalus e attaccarono una corda alla botola del sottomarino. L'altra estremità della corda era collegata alla SRC ed era fondamentale per guidarla nel posto giusto. Poi, una volta che la botola inferiore della SRC fu allineata con quella del sottomarino, le porte potevano essere aperte e gli uomini potevano salire dal sottomarino alla SRC. Solo un numero limitato di persone poteva occupare la SRC alla volta, quindi furono necessari diversi viaggi e molte ore per portare in salvo tutti gli uomini sopravvissuti. E questi viaggi non furono privi di complicazioni. Nonostante tutto, c'era la speranza che i soccorritori avrebbero avuto lo stesso successo con gli uomini intrappolati a bordo del Dumlupinar. Dopo che Selim prese tutte le informazioni possibili, consegnò il telefono al comandante della marina della città vicina, appena arrivato sulla nave della dogana turca. La sua conversazione con Selami fu breve, ma promise che avrebbero fatto tutto il possibile per portare i 22 uomini sul fondo dello stretto a casa, sani e salvi. Mentre gli sforzi di salvataggio prendevano il via, agli uomini all'interno del sottomarino furono impartite istruzioni rigorose, tra cui l'ordine di non parlare, non cantare e non fumare. L'obiettivo di queste disposizioni era quello di risparmiare quanta più aria possibile
così da dare ai soccorritori il maggior tempo possibile. All'interno dei sottomarini, infatti, l'aria respirabile può essere limitata in base a vari fattori. Alcuni sottomarini sono dotati di serbatoi di ossigeno pressurizzati, mentre altri sono equipaggiati con generatori di ossigeno, che creano essenzialmente aria a partire dall'acqua attraverso un processo chiamato elettrolisi. La classe di sottomarini Balao, tuttavia, era stata costruita per immersioni brevi. I sottomarini di questa classe si sarebbero immersi solo se necessario per sfuggire a navi o aerei nemici. Per il resto del tempo sarebbero rimasti in superficie. Attraverso le loro prese d'aria o i loro snorkel, i sottomarini aspiravano l'aria dall'esterno e una volta sigillati per l'immersione, l'aria presente all'interno in quel momento sarebbe stata tutta quella disponibile. Con questo in mente, i calcoli effettuati dagli esperti coinvolti nel salvataggio suggerirono che l'equipaggio intrappolato avrebbe avuto a disposizione al massimo 3 giorni di aria prima che questa finisse. Subito dopo, una nave di soccorso per sottomarini fu inviata sul posto, ma purtroppo non sarebbe arrivata fino a 10 ore dopo la collisione e il successivo affondamento. Questo però era solo metà del problema. A causa della zona in cui il sottomarino era affondato e della strettezza del canale in quel punto, la corrente era sempre molto forte, anche nelle migliori condizioni atmosferiche, e anche se la visibilità sopra l'acqua era migliorata leggermente nelle ore successive all'alba, il tempo restava comunque poco favorevole per un salvataggio di sottomarini. Quando la nave di soccorso arrivò, ci sarebbero volute altre 12 ore per posizionarsi correttamente nel canale per affrontare la corrente. Una volta che la nave fu finalmente nel posto giusto, iniziò il processo di collegamento della SRC. I sub si prepararono e entrarono in acqua, ma quella non sarebbe stata una normale immersione per loro. A causa degli effetti della pressione sul corpo a profondità estreme, come quella in cui si trovava il sottomarino, i subacquei avrebbero dovuto lavorare rapidamente per collegare la corda della SRC, altrimenti trascorrere anche solo un paio di minuti in più a 90 metri significava ore di tempo per la decompressione durante la risalita. Poi, come se le cose non potessero peggiorare, quando i primi subacquei arrivarono al sottomarino, rimasero sorpresi nel trovare una botola sul sottomarino che era diversa dalle altre con cui la SRC era stata utilizzata in passato. Collega la corda tra il sottomarino e la camera risultò estremamente difficile a causa del design della botola e della forza della corrente, che impedì ai subacquei di completare questo primo passo cruciale. Infatti, a 90 metri, anche solo lottare contro la corrente rappresentava un grosso problema. I subacquei dovevano usare molta più energia per combatterla, il che li portava a respirare più intensamente e a consumare più gas. Tanto impegno fu richiesto che uno dei subacquei subì un ictus a quella profondità e perse conoscenza. Nonostante ciò, continuarono a tentare dopo tentativo fino a quando furono fatti quasi una dozzina di tentativi diversi per collegare la camera alla botola del sottomarino. Alla fine però era chiaro che le vite dei soccorritori stavano venendo messe in pericolo e sarebbero state necessarie decisioni difficili da prendere. Dopo oltre 2 giorni di tentativi infruttuosi per portare la SRC al sottomarino, si tenne una lunga discussione in superficie prima che Selim fosse inviato al telefono del bozzolo per comunicare un messaggio agli uomini intrappolati sotto. Dopo aver sollevato il telefono e sentito la voce di Selami, ricevette prima un aggiornamento sullo stato sotto il livello dell'acqua. Selami poi spiegò come si sentivano gli uomini e fu chiaro che stavano subendo gli effetti dello spazio ristretto in cui si trovavano. Mentre respiriamo aria satura di ossigeno, espelliamo anidride carbonica come prodotto di scarto. Dopo un tempo abbastanza lungo in uno spazio ristretto come una sala siluro di un sottomarino, i livelli di anidride carbonica all'interno iniziano a salire mentre i livelli di ossigeno scendono. Quando l'anidride carbonica riempie abbastanza la stanza, gli uomini cominciano a soffrire gli effetti della tossicità da anidride carbonica. Questo può manifestarsi inizialmente con mal di testa, respiro affannoso,
stanchezza e disorientamento. Ma dopo un po', gli individui iniziano a iperventilare e a subire crisi prima di perdere conoscenza, e alla fine sopraggiunge la morte. Quando fu il turno di Selim di dare un aggiornamento sugli sviluppi in superficie, disse a Selami che gli uomini intrappolati sotto le acque dei Dardanelli erano ora liberi di parlare, cantare e fumare quanto volevano. Non ci volle molto per tradurre ciò che Selim stava realmente dicendo. Non ci sarebbe stato alcun salvataggio e i 22 uomini a bordo del sottomarino sarebbero morti nel freddo e buio della sala siluro, quando sarebbero rimasti senza ossigeno. L'altro capo del telefono rimase silenzioso per alcuni istanti, mentre Selami elaborava ciò che stava ascoltando. Quando finalmente parlò disse semplicemente «Viva la patria!». Questo sarebbe stato l'ultimo messaggio che qualcuno avrebbe sentito dai membri del Dumlupinar, poiché poche ore dopo una corda attaccata alla nave di soccorso si avvolse intorno al cavo di comunicazione e lo ruppe. Più tardi, lo stesso giorno, fu annunciato al pubblico turco che i sopravvissuti all'incidente non sarebbero stati salvati. E poiché le comunicazioni erano state interrotte, non è chiaro esattamente quando i sopravvissuti sono ceduti all'ipercapnia, ma si ritiene che fossero tutti morti entro la fine del 7 aprile. In totale, 81 marinai turchi morirono durante quei 3 giorni e la tragedia del Dumlupinar è ancora oggi considerata uno dei momenti più bui della lunga storia del paese. Tuttavia, la storia del sottomarino stesso suggerisce che gli eventi terribili di aprile 1953 erano una lunga attesa, almeno secondo la superstizione marittima. Il sottomarino, sembra, fosse uno di quei vascelli che è stato segnato come sfortunato poco dopo essere uscito dalla linea di produzione. Quando fu completato e commissionato dalla Marina degli Stati Uniti nel 1944, il sottomarino navigò per soli 2 mesi prima di incorrere in un grave incidente. Per i marinai, questo era un segno infausto che il sottomarino fosse maledetto, poiché si crede che un incidente così presto, nella vita della nave, porti sfortuna. Dopo essere partito da Key West, il 10 ottobre 1944, l'USS Blower, come si chiamava allora, collidette con una nave cacciamine. Questo incidente aprì il serbatoio di galleggiamento del sottomarino, strappò una delle pale dell'elica e danneggiò la torre di comando della nave. E non sarebbe stato nemmeno l'ultimo incidente del sottomarino. Quando la Marina turca rinominò il sottomarino dopo averlo ricevuto dagli Stati Uniti nel 1950, siglò senza saperlo il suo destino secondo la superstizione marittima. I nomi sono di particolare importanza per i marinai e si crede che riutilizzare un nome porti un'enorme sfortuna. Dumlupinar è infatti un luogo in Turchia dove l'esercito turco sconfisse i greci invasori durante la guerra di indipendenza del 1922. Sebbene la marina turca avesse buone intenzioni nell'onorare la difesa della città dai greci, commise un peccato marittimo non una, ma 2 volte. Prima del Dumlupinar, che affondò nel 1953, c'era in realtà un altro sottomarino turco con lo stesso nome. Era una nave importata dall'Italia e quasi immediatamente dopo essere stata ricevuta, il sottomarino ebbe un incidente e fu messo fuori servizio nel 1949. Poi, sorprendentemente, nonostante la tragedia del secondo Dumlupinar, un altro sottomarino fu commissionato dalla Marina turca e gli fu dato lo stesso nome nel 1973. 3 anni dopo il suo ingresso in servizio, fu coinvolto in un incidente nello stretto dei Dardanelli, proprio nello stesso punto dove nel 1953 81 uomini avevano perso la vita. Questo terzo sottomarino fu riparato e rimesso in servizio, ma un incendio a bordo nel 1978 portò alla sua definitiva dismissione. Fu solo allora che la Marina turca decise di smettere di chiamare le navi con il nome Dumlupinar. Ora, ovviamente, per chi non è superstizioso, questi eventi possono essere spiegati come coincidenze sfortunate, ma bisogna ammettere che, almeno, sono stati estremamente sfortunati. Qualunque sia il caso, alla fine, il Dumlupinar del 1953 e gli uomini che andarono giù con il sottomarino condannato
non sono mai stati recuperati e giacciono ancora sul fondo dello stretto dei Dardanelli. Prima di concludere il video di oggi, c'è una canzone inquietante che è stata scritta in risposta a questo incidente, o che è almeno associata a questo incidente, che ti consiglio vivamente di ascoltare. Troverai in descrizione il link per ascoltarla. Grazie della visione. Grazie mille per aver guardato questo video. Se hai qualche suggerimento per nuove storie, lascia un commento qui sotto. Non vedo l'ora di raccontarti altre storie e spero di rivederti nel prossimo video.